Quindi questo esercizio adesso ci chiede di trovare l'equazione di una circonferenza di cui il raggio ce lo dà già, e 2 radical 3, quindi andiamo ad appuntarci questo. Successivamente l'altro dato che ci dà è che abbiamo una certa retta. Ora a priori non sappiamo come è disegnata, faccio uno schizzo qualsiasi. E l'altra cosa che sappiamo è che questa retta interseca la bisettrice del primo quadrante. Ora cosa ci dice? Che il centro è situato nell'intersezione tra questa retta R e la nostra bisettrice. Quindi dobbiamo andare a prendere il centro così. Questo adesso è un disegno chiaramente qualitativo, poi andremo a fare il disegno preciso. Quindi come dobbiamo fare? Beh, noi l'informazione sulla bisettrice la teniamo e sappiamo che la retta è y uguale ad x. Quindi questa retta adesso dovrà andare a sistema con la retta di equazione 2x più 3y uguale a 5. Naturalmente, sapendo che x è uguale ad y, beh, allora io posso cambiare questa equazione scrivendo 2x più 3x uguale a 5, proprio perché la y è identica ad x. Quindi praticamente ho 5x uguale a 5, ossia x uguale a 1. In questo modo ho scoperto quindi che il mio centro ha la x che è uguale ad 1. Adesso dobbiamo andare a trovare anche la y, ma la y, essendo che è uguale alla x, sarà 1. Quindi diciamo, a fortuna, credo anche di aver fatto un disegno abbastanza veritiero, e abbiamo scoperto che il nostro centro dunque sarà di coordinate 1, 1. Quindi a questo punto sì, perché è l'equazione della bisettrice. Come faccio a sapere che l'equazione della bisettrice è y uguale ad x? Devi studiarlo, nel senso, ora lo sai e devi ricordarlo. Cioè, automaticamente, quando un libro di testo ti dice bisettrice del primo quadrante, in genere chiamata a livello completo bisettrice del primo e del terzo quadrante, perché ovviamente la retta completa è questa qui. Però siccome mi dice del primo quadrante, allora io avevo limitato il disegno solo al primo quadrante. Come faccio a saperlo? In realtà la dimostrazione di questo è un po' più complicata di quello che serve a noi, cioè non è l'obiettivo dell'esercizio, è un dato noto che devi sapere, perché la bisettrice che cosa fa? La bisettrice ti va a dire praticamente che taglia il quadrante a 45 gradi, e c'è il modo di dimostrare appunto che quel 45 gradi si traduce in un coefficiente angolare che è pari ad 1. Oltretutto, se la bisettrice passa per l'origine, allora la sua intercetta è 0. Però ripeto, questo è un approfondimento che non si dovrebbe fare all'interno di questo esercizio, è una nozione generale che uno dovrebbe già sapere dallo studio relativo alle rette. Quindi praticamente ogni volta che ti diranno bisettrice del primo quadrante, automaticamente devi pensare all'equazione y uguale ad x. Allo stesso modo, se uno parla, adesso apriamo quest'altra parentesi e la chiudiamo subito, se uno ti parla della bisettrice del secondo e del quarto, l'equazione è y uguale a meno x. Queste sono conoscenze di base sulle rette che uno si deve assolutamente tenere ben presente, se no appunto gli esercizi non sa come farli. Quindi questa qui è una cosa che va studiata e imparata. Quando si parla di bisettrice del primo quadrante si intende l'equazione y uguale ad x, eventualmente con x maggiore di 0 se si vuole proprio categoricamente scegliere solo il primo quadrante. Quindi detto ciò, chiusa questa parentesi sulle rette, abbiamo finalmente trovato il nostro centro. Ora, dato il centro e dato il raggio, siamo in grado di scrivere l'equazione della circonferenza, perché l'equazione della circonferenza altro non è che x meno x con 0 al quadrato più y meno y con 0 al quadrato uguale al raggio, che è appunto 2 radical 3,
tutto elevato al quadrato. Quindi adesso si tratta di seguire questa formula. Quindi a x con 0 e y con 0, come ho fatto per il raggio, vado a sostituire i dati relativi a questa equazione, che sono 1 e 1. Quindi avrò x quadro meno 2x più 1 più y quadro meno 2y più 1 uguale al quadrato di questo numero. Il quadrato che cosa fa? Come una qualsiasi potenza, va a spezzarsi sul 2 e sulla radice. Quindi vuol dire che ho praticamente 4 per 3, ossia 12. Bene, adesso si tratta di andare a snellire meglio questa equazione. Innanzitutto notiamo che qui abbiamo un 1, qui abbiamo un 1 e qui abbiamo un 12. Quindi vuol dire che si compensano lasciando come numero noto semplicemente un 10, che poi appunto portato a sinistra diventa meno 10. In poche parole sto facendo 2 meno 12. Quindi ho x quadro più y quadro meno 2x meno 2y meno 10 uguale a 0. E questa dovrebbe essere adesso l'equazione della circonferenza. Andiamo a verificare. Il risultato è quello, quindi vuol dire che abbiamo fatto bene l'esercizio. Adesso ti faccio come al solito il grafico preciso. Quindi appunto adesso, come possiamo vedere dal disegno fatto su GeoGebra, effettivamente la retta che veniva assegnata più o meno l'avevo indovinata a fortuna, diciamo, nel grafico qualitativo. Il grafico preciso di quella retta è questo qui in verde e la bisettrice invece è questo grafico in blu. E poi abbiamo questa qui che è la circonferenza che ci siamo ricavati tramite appunto l'equazione chiesta dal testo.